Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube. In questo video potremo vedere l'utilizzo di multisim per un semplicissimo controllo, analisi di un circuito a corrente continua. Questa qui è un'anteprima e questi qua sono due multimetri che utilizzeremo nella creazione dello schema e della simulazione. Ma vediamo in che modo ci arriveremo e in che modo possiamo usare degli strumenti per l'analisi di questo semplice circuitino con multisim che è propedeutico all'inizio dell'uso del multisim. Ma andiamo avanti. Cosa possiamo vedere in un'analisi di un circuito in corrente continua? Un circuito possiamo calcolare le tensioni e le correnti in regime statico. Ci offre quindi la possibilità di verificare la legge di Ohm, ma anche i principi di Kirchhoff e analizzare anche il comportamento alle applicazioni di generatori di segnale. Nell'analisi C, i condensatori e gli induttori, non ci sono in questo video ma ci saranno nei futuri, sono considerati rispettivamente elementi con resistenza infinita, con circuito aperto, o con resistenza nulla in un circuito chiuso. Con il software della National Instrument Multisim, cioè molte simulazioni, possiamo utilizzare 4 modalità di misura tramite il menu Simulate oppure con gli strumenti di misura, con gli indicatori o con le sonde o probe. Per chi non conoscesse il Multisim, è un programma della National Instruments per il disegno di schemi di circuiti elettronici, ma anche il funzionamento del loro funzionamento. Il circuitino che andremo ad eseguire è banalissimo. C'è un generatore di tensione, corrente continua 12 volt e due resistenze con lo stesso valore di 2 kΩ. Cosa andremo a vedere? Vedremo che se la corrente vale quello che conosciamo, e sapendo che questo è 12 volt e le due resistenze sono 2 kΩ e 2 kΩ, calcolando viene fuori che la corrente nel circuito è di 3 mA. La tensione, ripartendosi in parti uguali sui due resistori, deve essere di 6 volt, quindi andremo a visualizzare che quello che comprendiamo dalle leggi di Ohm sia effettivamente quello che andremo a misurare con i nostri strumenti. Come strumenti di misura vedremo un amperometro, che ovviamente misura la corrente in un circuito. L'amperometro deve essere montato in serie per non perturbare il sistema sotto misura. Un amperometro ideale dovrebbe avere resistenza nulla, ma di fatto questo non è possibile perché gli amperometri reali hanno una resistenza interna finita, ovviamente piccolissima, ma la resistenza c'è. Il voltmetro invece misura la differenza di potenziale fra due punti del circuito, come vediamo qui, ed è collegato non in serie, ma è collegato in parallelo con gli elementi. Per non perturbare anche in questo caso il sistema sotto misure, il voltmetro dovrebbe avere invece una resistenza infinita. Di fatto, invece, i voltmetri reali hanno una resistenza finita ma grande. Ma adesso andiamo direttamente sul nostro programma di simulazione, di costruzione schemi e simulazione, il Multisim. Ecco, questo è il nostro software, il Multisim. Andiamo a cercare i componenti che serviranno per costruire lo schemino e anche per simularlo. Tasto destro, Place Component, andiamo sulle sorgenti, Source, perché mi serve Power Sources, un DC Power, ok, mi serve un Ground, e poi passo alle resistenze, quindi vado su Basic, tutti i componenti Basic, dove trovo molti componenti, trovo i resistor. I resistor, queste sono le misure, ho messo un K, quindi lui va a cercarmi direttamente da un K, ok? Ne prendo un'altra, ok. Lui continua ad offrirmene e vi dico che sono a posto. Comincio a collegare in maniera semplicissima da un capo all'altro. Mi fermo un attimo qua perché ruoto prima questo tasto destro.
ruota in senso orario di 90 gradi, ok, vado a sistemare il tutto, questo lo porto qua, e questo qui chiudiamo il nostro circuitino. Se voglio fare il precisino, prendo questo qui, lo porto qui e siamo a posto. Così mi sono creato il mio circuitino. Adesso per mandarlo in esecuzione in run basta cliccare su run. Effettivamente non vedo niente perché non c'ho nessun strumento, però dicevamo prima nell'introduzione che abbiamo 4 strumenti di misura. I primi li trovo su questa barra, su questo tools. Posso sceglierlo qua. Vedete che scorrendo trovo multimetro, generatore di funzione, wattmetro, oscilloscopio. Quello che mi serve è un multimetro. Vado a prendere, clicco e prendo un multimetro e ne prendo un altro. Quindi il multimetro, uno lo vado a collegare sulla linea, del circuitino, togliendo ovviamente perché deve essere collegato in serie. L'altro invece deve essere collegato in parallelo. E lo collego in parallelo con il mio circuito, qui non c'è bisogno di togliere niente, e vado a sistemare il mio strumento, perché vedete il multimetro posso misurare gli amperi, i volt, gli ohm, i decibel, corrente continua. In questo caso voglio misurare gli ampere. Ok, sono a posto, lo lascio, posso lasciare anche qui. Questo qui invece voglio misurare i volt in corrente continua e lo lascio qui. Adesso mandarlo in esecuzione. Mi dice 6 mA e 6 volt. Per quale motivo? Perché ovviamente così fermo la, perché invece di mettere 1 kilo ohm devo mettere 2 kilo ohm. Se metto 2 kilo ohm vado a cliccarli e cambio la tensione, cambio il valore della resistenza, cambio anche qua il valore della resistenza. Adesso ovviamente rilanciando abbiamo i valori che avevamo prima prestabilito nel nostro piccolo esempio, 3 mA e 6 volt. Quindi è un modo molto semplice per andare a trovare delle misure in un circuito a DC con gli strumenti. Questo è un modo per misurare i valori della tensione, della reazione della corrente in un circuito. Fermo un attimo il programma e andiamo a visualizzare il secondo metodo. In questo caso ho usato i multimetri, vado un attimo a chiudere queste finestre e vado a fare un bel copia e incolla, scendo un po' più giù, vado ad incollarle qui, ma in questo caso vado a togliere i 2 multimetri perché voglio eseguire la misura con altri strumenti. Tasto destro, Place Component, questa volta vado sul gruppo non basic ma sugli indicatori, e sugli indicatori trovo voltmetri, amperometri, probe, eccetera, eccetera. Ecco, mi serve un voltmetro, poi come vedete c'è i voltmetri con questo ingresso e questa uscita, ingresso e uscita dove qui c'è il meno e qui c'è il più, prendo questo qui, anzi non ne prendo uno verticale che è meglio, ok, e poi prendo un ammeter in orizzontale, eccolo qua. Grazie, vado a collegare come ho fatto col multimetro, ma in questo caso vado a togliere la linea in modo che passi attraverso il mio strumento di misura, e così faccio anche con il mio voltmetro. Lo rimando in esecuzione, mettiamo un po' di zoom, ed ecco che otteniamo gli stessi identici risultati, ma utilizzando strumenti diversi. Vediamo adesso il terzo
modo usando delle sonde. Faccio sempre una copia e incolla, tolgo un attimo, vado più giù, stoppo un attimo, tanto era memorizzato più o meno, lo metto qua, lo posiziono qui e adesso vado a togliere i miei due strumenti di misura, chiudo di nuovo il mio circuitino e vado a usare le sonde. Le sonde posso prenderle direttamente dalla barra degli strumenti, dove vedete queste qua sono per il volt e questi sono per la corrente. Vado a prendere i volt e lo posiziono in questa posizione qua. Gli ampere posso metterli in questa posizione qua, ne metto un altro volt perché da questa parte così ci avrò quanti volt, ovviamente qui ne avrò 12, qui ne avrò 6 e qui mi dovrò trovare i miei 3 mA. Lanciamo il programma, mettiamo un po' di zoom, ecco vedete 12 volt, intensità di corrente sono 3 mA, i volt in questo punto sono 6 volt, quindi è il terzo metodo per ottenere la misurazione con il nostro multisim. Ma andiamo adesso a vedere l'ultimo con quello che si chiama strumento, l'ultimo strumento che è il Simulate. Un po' di pulizia, perché adesso ci sono troppi strumenti, quindi vado a cancellare sia questo circuito, vado a cancellare anche il secondo, tanto ormai l'abbiamo visto, e ritorno sul primo e tolgo anche questi componenti perché non mi servono più. Con lo strumento Simulate il circuito deve essere senza nessuno strumento, può essere senza nessuno strumento. Quindi vado su Simulate, Analisi e Simulazione, si apre una finestra dove devo andare sul menu DC Operating Point. Mi trovo tutte le mie variabili, V1, voglio sapere la V2 e la aggiungo da questa parte, e poi voglio sapere la mia, facciamo anche la V1, e voglio sapere il mio valore di corrente in questo punto IDR1, ok? Vado a mandarlo in run, si apre questa finestra, così cambio il colore e possiamo vedere che sono gli stessi identici valori che abbiamo trovato ovviamente con tutti gli strumenti di misura. La V su questo parte del ramo 1 è 12 ohm, scusate, 12 volt, la V invece, la V2 che si trova su questo ramo è 6 volt e la corrente su questo punto è 3 mA, ovviamente è la stessa anche su quest'altro punto, e abbiamo ritrovato gli stessi identici valori utilizzando ben 4 diversi strumenti. Bene, abbiamo finito con questo video semplicissimo, un semplice circuitino in corrente continua. Più che altro l'obiettivo era come utilizzare gli strumenti di misura sia su questo semplice circuito o su qualsiasi altro circuito, come utilizzare gli strumenti che ci mette a disposizione Multisim per ottenere le misure. Vi ringrazio per la visione di questo video, spero sia stato gradevole, che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, concludo sempre dicendo iscrivetevi al mio canale perché non troverete solo video sul Multisim, ma su moltissimi altri argomenti. Vi invito anche a iscrivervi al mio canale, così che mi aiuterete a far crescere questo canale, e vi auguro una buona continuazione con la navigazione su internet o su YouTube. Alla prossima!